Assolutamente. Ecco una versione estesa e ampliata della storia, mantenendo lo stile, il tono e il formato originale. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul nostro canale. Sono super eccitato di avervi qui oggi per un video che, credetemi, è una vera bomba. Oggi andremo a sviscerare una storia che ha tenuto col fiato sospeso intere community online, una storia di scommesse folli, amicizie messe alla prova e un verdetto, diciamo solo che non ve lo aspetterete. Parliamo della famigerata scommessa tra Neslihan e Burak. Scommetto che molti di voi ne hanno sentito parlare, ma per chi se la fosse persa o avesse bisogno di un ripasso, facciamo un breve recap. Neslihan e Burak, amici inseparabili da anni, famosi per la loro competitività e la loro passione per le sfide, hanno deciso di alzare la posta in gioco. Non una scommessa qualunque, no. Qualcosa di epico, di potenzialmente imbarazzante, qualcosa che avrebbe potuto cambiare la loro amicizia per sempre. La scommessa, nata durante una serata particolarmente vivace e ricca di pizza, e forse qualche bicchiere di troppo, riguardava chi dei due sarebbe riuscito a, udite udite, imparare a suonare la cornamusa in un mese. Sì, avete capito bene, la cornamusa. Uno strumento notoriamente difficile, rumoroso e decisamente non adatto a chi soffre di attacchi di panico. Ora, contestualizziamo un po'. Neslihan è una persona estremamente determinata, con una passione per le arti performative e un'abilità innata nell'imparare cose nuove. Fin da piccola, aveva frequentato corsi di danza, recitazione e canto, dimostrando una versatilità invidiabile. Amava le sfide e non si tirava mai indietro di fronte a un'opportunità per mettersi alla prova. La sua casa era un vero e proprio bazar di strumenti musicali, dai flauti ai tamburi, passando per chitarre e tastiere. Anche se non era un'esperta in nessuno di questi strumenti, aveva una conoscenza di base di tutti e amava sperimentare con i suoni e le melodie. La cornamusa, però, era un territorio inesplorato per lei, un'opportunità per ampliare ulteriormente i suoi orizzonti musicali. Burak, d'altro canto, è un tipo più pragmatico, amante della tecnologia e con una tendenza a sottovalutare le sfide che non rientrano nel suo campo di expertise. Lavora come sviluppatore di software e passa la maggior parte del suo tempo libero davanti al computer, immerso nel mondo dei codici e degli algoritmi. La sua passione per la tecnologia lo aveva portato a costruire un vero e proprio laboratorio informatico nel suo appartamento, con schermi multipli, tastiere ergonomiche e ogni sorta di gadget elettronico. La musica non era mai stata una sua priorità, anche se amava ascoltare playlist di musica elettronica mentre lavorava. Considerava gli strumenti musicali come oggetti del passato, superati dalla tecnologia moderna. Inizialmente, Burak era convinto di vincere a mani basse, pensando che la cornamusa fosse uno strumento da vecchi e che Neslihan non avrebbe mai avuto la pazienza di impararla. Neslihan, però, aveva un asso nella manica, la sua perseveranza. Prima di addentrarci nel vivo della storia, però, voglio ricordarvi di iscrivervi al nostro canale se ancora non l'avete fatto. Cliccate sulla campanellina per non perdervi nemmeno uno dei nostri prossimi video, pieni di storie incredibili, curiosità e divertimento assicurato. Il vostro supporto è fondamentale per noi e ci spinge a creare contenuti sempre migliori per voi. Forza, iscrivetevi! Bene, torniamo alla nostra scommessa. Il mese è iniziato e, fin da subito, si è capito che non sarebbe stata una passeggiata per nessuno dei due. Neslihan si è buttata a capofitto nello studio della cornamusa, prendendo lezioni online, frequentando workshop e passando ore ad esercitarsi nel suo appartamento, con grande gioia e sarcasmo dei suoi vicini. Aveva trovato un insegnante online che viveva in Scozia e che le impartiva lezioni via Skype a tarda notte, a causa del fuso orario. Le lezioni erano intense e impegnative, ma Neslihan era determinata a non arrendersi. Aveva anche acquistato diversi libri e tutorial sulla cornamusa, che studiava con attenzione nei ritagli di tempo. Il suo appartamento era diventato un vero e proprio campo di battaglia musicale, con la cornamusa che risuonava a tutte le ore del giorno e della notte. I suoi vicini, inizialmente divertiti dalla situazione, avevano iniziato a manifestare segni di insofferenza, lasciando bigliettini sulla sua porta e bussando rumorosamente alle pareti. Burak, inizialmente sicuro di sé, ha iniziato a rendersi conto della difficoltà dello strumento. Le dita non ne volevano sapere di coordinarsi. Il suono era più simile a un gatto strangolato che a una melodia celtica e la sua pazienza era messa a dura prova.
Aveva cercato di approcciarsi alla cornamusa con la stessa logica con cui affrontava i problemi di programmazione, cercando di scomporre lo strumento in singoli componenti e di analizzarne il funzionamento. Ma la cornamusa non era un codice binario, era un oggetto complesso e imprevedibile, che richiedeva sensibilità e intuito. Aveva passato ore a guardare tutorial su YouTube, cercando di imitare i movimenti delle dita dei musicisti esperti, ma senza successo. Le sue dita sembravano avere una volontà propria, rifiutandosi di obbedire ai suoi comandi. Il suono che usciva dalla cornamusa era a dir poco orribile, un miscuglio di rumori striduli e stonature che facevano rabbrividire. La sua frustrazione aumentava di giorno in giorno, e la sua sicurezza iniziale si era trasformata in un senso di impotenza. I due si sono sfidati a colpi di video e messaggi sui social media, documentando i loro progressi, o, più spesso, i loro fallimenti. Neslihan postava brevi clip di sé che lottava con le ance e cercava di mantenere un ritmo decente, mentre Burak condivideva meme autoironici sulla difficoltà di suonare uno strumento che sembrava avere una volontà propria. La competizione era alta, ma l'amicizia sembrava reggere, almeno in apparenza. I loro profili social erano diventati un vero e proprio palcoscenico per la loro sfida, con centinaia di commenti e condivisioni da parte di amici, parenti e follower sconosciuti. La scommessa aveva assunto una dimensione pubblica, e i due si sentivano in dovere di intrattenere il loro pubblico con aggiornamenti costanti sui loro progressi, o, più spesso, sui loro fallimenti. Man mano che il tempo passava, però, la tensione è aumentata. Neslihan, nonostante le difficoltà, mostrava progressi tangibili. Il suono della sua cornamusa iniziava ad assomigliare vagamente a una melodia, e le sue dita si muovevano con maggiore agilità. Aveva iniziato a suonare brevi frammenti di musica celtica, con un suono ancora incerto ma promettente. I suoi vicini, pur continuando a lamentarsi del rumore, avevano iniziato a notare i suoi progressi, e qualcuno aveva persino lasciato un bigliettino di incoraggiamento sulla sua porta. Burak, invece, sembrava aver raggiunto un punto di stallo. Nonostante l'impegno, non riusciva a superare le difficoltà iniziali, e la sua frustrazione era palpabile. Aveva provato diverse tecniche e approcci, ma senza successo. La cornamusa sembrava essere uno strumento inaccessibile per lui, un ostacolo insormontabile. A una settimana dalla scadenza, la situazione era incerta. Neslihan aveva raggiunto un livello di competenza accettabile, ma non era ancora perfetta. Aveva ancora difficoltà a mantenere un ritmo costante e a controllare il suono della cornamusa. Burak, d'altro canto, aveva fatto progressi minimi, ma non aveva intenzione di arrendersi. Decise di cambiare strategia e di concentrarsi su un'unica melodia, cercando di perfezionarla al massimo. Aveva scelto una melodia semplice e orecchiabile, che aveva ascoltato centinaia di volte nella speranza di memorizzarla alla perfezione. Si era chiuso nel suo appartamento per giorni interi, esercitandosi senza sosta e ignorando il mondo esterno. Il giorno del giudizio è arrivato. I due si sono incontrati in un parco, davanti a un piccolo pubblico di amici e parenti. L'atmosfera era elettrica, piena di aspettative e un pizzico di trepidazione. Burak è stato il primo a esibirsi. Ha preso in mano la sua cornamusa, ha respirato profondamente e ha iniziato a suonare. Il suono era ancora un po' incerto, ma si sentiva che ci aveva messo tutto il suo impegno. Ha suonato una melodia semplice, ma eseguita con passione e determinazione. Non era perfetto, ma era sincero e commovente. Poi è stato il turno di Neslihan. Ha preso in mano la sua cornamusa con sicurezza e ha iniziato a suonare. La sua esecuzione era tecnicamente più precisa di quella di Burak, ma mancava di quella scintilla emotiva che aveva caratterizzato la performance del suo amico. Ha suonato una melodia più complessa, ma il suo suono era un po' freddo e impersonale. Era impeccabile dal punto di vista tecnico, ma non toccava il cuore. Il pubblico era diviso. Alcuni apprezzavano la precisione tecnica di Neslihan, mentre altri erano più toccati dalla passione e dall'impegno di Burak. La giuria, composta da 3 esperti di musica celtica, ha avuto un compito difficile. Dopo una lunga discussione, hanno finalmente emesso il loro verdetto. E qui arriva il colpo di scena. Il verdetto è stato pareggio. Sì, avete capito bene. La giuria ha deciso che entrambi i concorrenti avevano dimostrato impegno e talento, e che non era possibile stabilire un vincitore assoluto. La motivazione? Neslihan aveva dimostrato una maggiore competenza tecnica,
ma Burak aveva saputo trasmettere una maggiore emozione attraverso la sua musica. Avevano entrambi interpretato la cornamusa in modo diverso, ma entrambi avevano raggiunto un risultato notevole considerando il poco tempo a disposizione. Inizialmente, entrambi i concorrenti sono rimasti sorpresi dal verdetto. Neslihan si aspettava di vincere grazie alla sua abilità tecnica, mentre Burak temeva di perdere a causa della sua mancanza di esperienza. Ma dopo un momento di sorpresa, entrambi hanno accettato il verdetto con sportività e hanno festeggiato insieme la fine della scommessa. Si sono resi conto che l'importante non era vincere, ma aver accettato la sfida e aver imparato qualcosa di nuovo. La scommessa tra Neslihan e Burak si è conclusa con un pareggio inaspettato, ma ha dimostrato che l'amicizia e la passione possono superare qualsiasi competizione. Entrambi i concorrenti hanno imparato qualcosa di nuovo, si sono messi alla prova e hanno rafforzato il loro legame. E, soprattutto, hanno dimostrato che anche la cornamusa può essere uno strumento di divertimento e di aggregazione. Dopo la scommessa, Neslihan e Burak hanno continuato a suonare la cornamusa, anche se non con la stessa intensità di prima. Hanno persino formato un piccolo gruppo musicale con alcuni amici, suonando musica celtica nei pub e nelle feste di paese. La scommessa si era trasformata in una passione condivisa, un'esperienza che li aveva uniti ancora di più. Quindi, ricapitolando, abbiamo visto come una scommessa apparentemente folle sulla cornamusa possa portare a risultati inaspettati e rafforzare legami di amicizia. Abbiamo visto come la determinazione e la passione, anche di fronte a uno strumento ostico, possano fare la differenza. E, soprattutto, abbiamo visto che a volte, la vittoria più grande è semplicemente partecipare e mettersi in gioco. La storia di Neslihan e Burak è un esempio di come la competizione possa essere sana e costruttiva, un'opportunità per crescere e imparare. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia fatto sorridere. Ringrazio di cuore tutti voi per aver guardato il video fino alla fine. Siete fantastici! Adesso tocca a voi. Lasciate un commento qui sotto e ditemi cosa ne pensate di questa scommessa. Avreste scommesso su Neslihan o su Burak? Avreste mai il coraggio di imparare a suonare la cornamusa? Sono curioso di leggere le vostre opinioni. Qual è stata la scommessa più folle che avete mai fatto? Raccontatemi le vostre storie nei commenti. E, come sempre, se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Il vostro supporto è fondamentale per noi e ci motiva a creare contenuti sempre migliori per voi. Prometto che nel prossimo video vi racconterò un'altra storia ancora più incredibile, quindi non perdetevi il prossimo appuntamento. Un abbraccio virtuale a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!